Questa volta parto dalla stazione Est, come sempre, dove mentre attendo il treno do un'occhiata alle varie imitazioni cinesi del marchio danese Lego, dove per 10 euro si può costruire lo Space Shuttle cinese o il camion dell'esercito cinese. Un vero affare. Qua siamo a Jiyun, la patria del Xiaobin, la pizza locale. C'è una pizza dovunque in Cina, come comunque si può vedere da Xiaobin gigante qua dietro di me. Andiamolo a provare, quello vero, originale, fatto qua nel negozio tradizionale. La preparazione dello Xiaobin è molto simile alla pizza, se non fosse per il strato di grasso aggiunto sopra che lo rende olioso al tatto. Poi il tutto con la carne dentro viene incollato con dell'acqua all'interno del fondo rotondo. Ottimo, molto buono. Dopo mangiato mi dedico all'esplorazione dei dintorni di Jiyun, dove tra fiumi e montagne sembra di stare nel mio paese natale in Albania. Esploro una grotta con una scultura gigante di un tipo che legge un libro e poi mi perdo tra le montagne e via sentieri dissestati. Il giorno dopo piove e non c'è tanto da fare. Ottimo per andare alla ricerca di radici di bambù. Sono qui ora, come potete vedere, in una foresta di bambù locale per mostrarvi insomma le radici del bambù che in questa stagione, marzo-aprile, cominciano a uscire dal terreno e vengono raccolte perché sono commestibili nella loro prima fase di crescita. Primi 2 mesi di crescita più o meno, e ancora non si consiglia di raccoglierle perché sono troppo piccole. Qua invece, come potete vedere, sono già molto più grandi, questa è tipo già mezzo metro e soprattutto queste piccole si possono raccogliere e la radice qua sotto insomma se è commestibile. Il bambù è alla base della civilizzazione cinese, soprattutto qui nella Cina orientale, dove le precipitazioni sono molto più elevate e la sua resistenza e flessibilità rende possibile un uso molto ampio, dalle costruzioni alla cucina. Qui, come potete vedere, una volta rimossa la parte esterna troppo dura che non si mangia, questo è il bambù vero e proprio, questa è la parte che va all'interno del terreno, qua è stata tranciata in modo da poterlo far ricrescere l'anno prossimo, e questa è la parte superiore che esce dal terreno e insomma, questa è la radice, un 20 cm, che dopo viene tagliata in pezzettini, cucinata ed è molto buona. Questa è la cena di ieri con del bambù cucinato col maiale e olivari, e questo è un pezzettone, come potete vedere si presenta con una formazione quasi a biscotto, molto ammorbidito dalla cottura.
Finita la pioggia, esploro un altro paesino rurale dove mi concedo un altro Xiaobin e a questo giro tutto vegetariano. 你好，这个多少钱一个2块钱一个， ？2块钱。里面有什么？没有原味。 Non c'è niente dentro. È ottimo. Poi mi addentro in un palazzo d'epoca per riassaporare lo spirito rivoluzionario dove anziani e giovanotti condividono tutto, proprio come ai tempi della rivoluzione culturale. Le Tesla che vedo in giro invece hanno poco di rivoluzionario. Visto il paesino, vado su in montagna, dove panorami mozzafiato mi stupiscono. Sembra che il Xiaobin non sia l'unica attrazione turistica da queste parti. In queste zone di montagna e di roccate tra le colline si possono ancora trovare questi templi quasi nascosti che non sono stati distrutti durante la rivoluzione culturale per il fatto in sé che, essendo nascosti tra le montagne, i rivoluzionari non erano a conoscenza e pertanto non sono riusciti a distruggerli e quindi si sono preservati fino ad oggi. Dopo tutta questa esplorazione, ancora una volta è ora di pranzo. Sconsiglio i piselli, che con le bacchette non è facile nemmeno dopo tanti anni in Cina. Finito di mangiare rimane uno strato di olio importante in tutti i piatti. Ahimè, non è olio di oliva, ma roba da migliaia di calorie, non in linea con le mie ambizioni sportive. Prima di ripartire vado alla ricerca di una famosa roccia verticale, la Xiangdu Mountain, che sembra un must da queste parti. Il posto non è vicino, ma dopo tutto quell'olio è bene camminare un po'. Dopo 10 km trovo la montagna in questione e non nego che ne valeva la pena.